Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Oggi siamo qui, sempre su questo canale, per parlare di cose un po' più felici che non siano lo studio e l'università. E infatti oggi parleremo di come gli studenti qua in Svezia si divertono, di come ci divertiamo e di come ci divertiamo durante la settimana, che sia weekend o giorni infrasettimanali. Piccola premessa, qua in Svezia l'alcol non si trova al supermercato, bisogna andare nei Systembolagen, che sono negozi apposta che vendono solamente alcolici, tutti i tipi di alcolici, birre, vino, super alcolici, qualsiasi tipo di bevanda alcolica la potete trovare là. Nei supermercati troverete solo birre molto leggere, ad esempio Corona si trova, forse anche Heineken, ma in generale qualsiasi tipo di bevanda alcolica viene venduta solamente in quei negozi. Non è facile, tra virgolette, come da noi che basta andare al supermercato. Ma comunque questo non ferma nessuno studente qua in Svezia dal bere, divertirsi e fare le serate come le facciamo noi nel resto del mondo, nel resto d'Europa. Durante i mesi in cui sono stato qui sono venuto in contatto con moltissime persone provenienti da quasi tutta Europa e comunque tutti si sono adattati alle usanze e al modo di fare svedese, che è sicuramente diverso da quello a cui ero abituato io in quanto italiano, ma comunque da quello che mi è capitato di sentire è molto diverso da quello a cui tutti erano abituati, quindi è un modo di fare un po' particolare, hanno un rapporto particolare con l'alcol, diciamo così. Qui in Svezia hanno quattro modi fondamentali per divertirsi o comunque per bere e uscire con gli amici, qui nel campus almeno, poi nel resto della Svezia, fuori dalla vita universitaria non saprei, ma le persone con cui ho parlato, svedesi e non, si divertono in questi quattro modi. Il primo è apartment crawl, ovvero girare per gli appartamenti degli amici, degli invitati, possono essere 4, 5, 6, 8, 10, ognuno prepara qualcosa da bere, degli snack e tutta la comitiva va a casa di questa persona, bevono tutto quello che quella persona ha da offrire e poi tutti insieme, compreso il proprietario di casa, si spostano verso un'altra casa per ripetere la stessa cosa ancora e ancora. Io personalmente non ho mai partecipato a una di queste attività, ma comunque so che è molto comune, si fa spesso e li vedi quando girano per il campus mentre stanno facendo un apartment crawl perché sono tutti vestiti uguali, più delle volte hanno un overall sono un paio di pantaloni colorati a seconda della facoltà di cui fai parte e girano veramente tutti insieme. All'inizio li vedi tutti super contenti, super felici, carichissimi e dopo un po', dopo magari 2 o 3 ore, non so, tu stai tornando dalla tua serata o stai semplicemente facendo una passeggiata, li vedi, la metà sono distrutti, l'altra metà fa fatica a camminare ed è veramente interessante e particolare, a me non era mai capitato di vedere una cosa del genere. Il secondo modo è molto simile all'apartment crawl, tant'è che è un pub crawl, ovvero gli studenti qui si trovano in un pub, in un bar, bevono finché non ce la fanno più, poi tutti insieme si spostano in un bar successivo e continuano e fanno il giro dei bar o dei pub della città o del campus, o tutte e due. Ho fatto parte una volta a un pub crawl, non qua in Svezia, l'ho fatto in Italia, ma comunque è la stessa cosa, ed è veramente complicato, è difficile perché bisogna camminare in giro per la città, cercare insomma di arrivare da un posto all'altro e se all'inizio ce la fai ed è facile, poi dopo un po' l'alcol inizia a salire, inizi a sentire anche la stanchezza della serata che avanza e diventa veramente complesso continuare ed andare avanti. Però qua si fa veramente molto spesso, ho visto gente veramente messa malissimo dopo i pub o apartment crawl, però fa veramente ridere, è una cosa che a me diverte parecchio, anche solo andare a vedere senza per forza partecipare attivamente, solo come osservazione è veramente veramente particolare. Ovviamente anche qui come in tutto il resto del mondo hanno dei giochi alcolici, non so se anche dalle altre parti si usano così tanto, con così tanta frequenza, in Italia, quantomeno nel mio gruppo di amici, non si faceva, ma qua ogni gioco alcolico prevede di bere l'impossibile in pochissimo tempo, io non me l'aspettavo, nel senso che la prima volta che ho visto un gioco del genere veramente sono rimasto sconvolto perché bevono tantissimo in pochissimo tempo con lo scopo di essere ubriachi subito e ogni gioco ha mille varianti diverse, mille regole, si fa attività fisica, si gioca con le carte, si gioca con i dadi, si fanno tutte e due, si indovinano delle canzoni, ogni scusa è buona per inventarsi un gioco, per bere, quindi state pronti, quando vi dicono di fare un bel gioco alcolico, state pronti perché inizierete a bere tantissimo in zero tempo, cioè veramente è killer, una cosa del genere è veramente difficile.
però fa ridere, soprattutto se siete in un bel gruppo di amici con i quali avete confidenza, potete tranquillamente bere con loro, giocare, poi se è un gruppo di amici intelligente, quando non ve la sentite più, sia per gli apartment crawl che per i pub crawl che per i giochi alcolici, quando non ve la sentite più dite di smettere o comunque continuate a giocare, magari senza bere, nessuno vi farà problemi, nessuno dirà niente, nessuno giudicherà. Questa cosa onestamente non me l'aspettavo, nel senso che all'inizio, quando non conoscevo nessuno, avevo paura che giudicassero tutti gli altri, perché nessuno conosceva nessuno, quindi avevo paura che un minimo iniziassero a giudicare, a farsi un'idea, però in realtà sono veramente tutti super tranquilli. Quando iniziate a bere poi anche gli svedesi si aprono molto, all'inizio sono un po' chiusi, però poi appena iniziate a bere, soprattutto se siete in squadra loro, diventano i vostri migliori amici e sembra che vi conosciate da sempre e questa cosa mi fa molto ridere. Però comunque giochi alcolici sempre, giochi alcolici al bar, giochi alcolici a casa, giochi alcolici quando si è fuori al picnic con gli amici, qua fanno veramente sempre giochi alcolici, è incredibile. Ovviamente c'è l'ultimo modo, che è quello di andare in discoteca o in qualche pub o in qualche bar e bere dentro. Molte volte questo è accompagnato da o un apartment crawl o un pub crawl o dei giochi alcolici a casa di una sola persona senza poi spostarsi nelle varie case, ma comunque anche qui si fa molto discoteca, si fa molto bar, si fa molto pub. ehm, I prezzi sono un po' più alti che da noi, quindi magari se in Italia una birra la paghi 5-6 euro al pub, qui rischi di pagarla 7-8. Per questo molti preferiscono bere a casa degli amici, andare fuori a casa degli amici e poi andare al pub e essere già pronti per fare festa. Molti bevono anche in coda, poi qui nel campus specifico non si può entrare nei pub o nelle discoteche con alcolici, quindi molti cercano di finire le lattine prima di arrivare poi davanti all'entrata, molti non ce la fanno, le regalano a chi sta indietro nella coda, perché la coda è sempre lunghissima, almeno un paio d'ore di coda ci sono sempre, quindi comunque è bello vedere che queste persone lasciano le lattine a chi c'è dietro, lattine chiuse, quelli dietro le prendono senza chiedersi perché, come mai, ci avrà fatto qualcosa, mi sta fregando, prendono la lattina, la bevono, si buttano dentro al locale e fanno festa. Fa molto ridere questa cosa, però è strana per me e credo che lo sarà anche per voi. Però comunque è un bell'ambiente, è sempre simpatico, si ride sempre, si scherza, difficilmente trovate qualcuno che uccide il mood, qualcuno che magari non sta al gioco e tira indietro, però fa sempre ridere trovarsi poi in mezzo a quelle situazioni in cui vedi lattine passare, io a volte capita di vedere lattine lanciate da una parte all'altra, che tu sei lì sotto e dici ok, bene, bello, adesso speriamo che non mi colpiscano, è l'unica cosa che ti viene da dire. Un'ultima cosa che voglio dirla a riguardo della settimana di introduzione. Praticamente qua in Svezia, sicuramente in questo campus, non so se nelle altre università, la settimana prima dell'inizio delle lezioni, le varie nations, che sono delle associazioni studentesche fondamentalmente, iniziano ad unirsi a montare le tende per fare festa tutta settimana, tutto il giorno, quasi tutta notte, a bere, giocare, mettere musica a palla. Tu facendo parte di una nation, perché poi ti verrà chiesto di firmare con una di queste nation, vai lì e hai la possibilità di fare festa con gente che magari non conosci, che probabilmente non parla la tua lingua, quindi o usi l'inglese o lo svedese, se lo sai, e hai modo veramente di conoscere e di vedere migliaia e migliaia di situazioni diverse, di culture diverse che si incontrano, che si mischiano entro un certo limite, tutti contenti, c'è ancora caldo, c'è ancora il sole qua quando iniziano le lezioni perché iniziano l'ultima settimana di agosto, quindi la settimana prima è appena passato Ferragosto, c'è ancora caldo e tutti sono veramente carichissimi, super contenti di iniziare, super propositivi ed è veramente una bella settimana, quindi se vorrete venire a fare l'università qua in Svezia, assicuratevi di poter venire qui per la settimana di introduzione, non perché sia obbligatoria, ma solo perché è bello stare qui durante quel momento, perché sai che quando vuoi fare festa puoi uscire e andare a fare festa, ma quando vuoi fermarti ti basta andare a casa, chiudere tutto e staccarti completamente. Ok, questo è quanto su quello che dovete aspettarvi e non venendo qua in Svezia a studiare e volendo vivere la vita degli studenti svedesi. In generale qui cercano di bere il più possibile, sempre, cercano di andare fuori subito, tanto. Alle volte stanno bene, alle volte stanno male, alle volte la festa finisce bene, alle volte no, però comunque poi sta sempre a voi in quanto
persone mature decidere no, questo è il mio limite, mi fermo, non voglio bere, oppure questa sera non voglio venire, insomma poi chiaramente siete persone adulte, siete in grado di decidere e quindi l'ultima parola qua sta sempre a voi, lo dicono fin da subito, ovviamente lo dice l'università, ovviamente lo dicono le nations, ma poi lo dicono anche le persone con cui ha a che fare, perché molte persone più volte mi hanno detto guarda che se non vuoi bere non ti costringe nessuno, molte persone lo hanno detto ad altri amici, quindi comunque poi sono super tranquilli su questo, nessuno giudica e farete veramente fatica a sentirvi giudicati negativamente se non volete bere. Ovviamente ci mancherebbe altro che qualcuno vi giudichi se non volete bere, però questo rischio soprattutto da giovani c'è, ma qui assolutamente non succede, sono tutti tranquillissimi, sono tutti veramente, veramente felici solo di avervi come amici, solo di avervi lì presenti, solo di condividere qualcosa con voi, anche se non volete bere, anche se non volete festeggiare, come magari loro vogliono festeggiare, come loro festeggiano. Questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, questo video non credo che vi sarà utile, però comunque è una cosa che ci sta, è una cosa che a me avrebbe fatto piacere sapere prima di arrivare, non perché dovessi prepararmi o cosa, ma perché è una bella curiosità, è bello scoprirlo quando si è qua, però è bello anche avere una specie di infarinatura generale su quello che ti aspetta una volta sceso dall'aereo e arrivato a casa qui nel campus. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!